Salve amiche ed amici, eccomi qua per un nuovo streaming. Ne ho fatto uno, non so se ieri. Oggi non ho acceso il computer perché ho poco tempo, ma vi parlerò del tema del giorno che volevo parlarvene ieri, però lo faccio questo pomeriggio. Io ho visto che facendo dei live del cellulare vengono con una risoluzione di 360 x 240 o qualcosa del genere, però se si vedono male nello smart tv 4K si vedono bene dal cellulare. Quindi, visto che il 50% del mio pubblico mi segue dal cellulare, allora, visto che non ho tempo e visto che questa opportunità di fare il live dal cellulare mi è caduta come una manna, io ne approfitto per parlarvi del tema del giorno. Mi stupisce, ma non più di tanto, mi lascia basito, il costernato, il fatto che, stando a rischio di una guerra nucleare incipiente, con Corea del Nord che segue i suoi esperimenti nucleari e Trump che provoca Kim Jong-un, non so come si chiami, di Pyongyang, il leader di Pyongyang di Corea del Nord, nessuno in Italia ne dia il giusto peso, la giusta importanza. Ci abbiamo nel mondo l'arsenale sufficiente come per distruggere il pianeta 150.000 volte, e non si dà peso a questa cosa qua. Allora sono due le cose: o veramente ci troviamo di fronte a un rischio imminente e non si vuole allarmare la gente, continuando a trasmettere l'isola dei famosi, continuando a trasmettere il calcio, continuando a trasmettere tutto questo oppio televisivo. Anzi, sembra che l'edonismo nella nostra società aumenti a dismisura. Oppure evidentemente c'è qualche grado di imbecillità in chi fa informazione, che non riesce a capire a che punto siamo arrivati di svolta, perché veramente, se preventivamente magari gli Stati Uniti attaccano Corea del Nord perché cadono nella provocazione, che farà la Cina? Difenderà Corea del Nord? Che farà la Russia? Difenderà la Cina da un attacco statunitense? Che farà Corea del Sud, che sono pieni di batterie missilistiche nordamericane? Che farà Giappone? Si innescherà un effetto dominò in tutto il mondo, anche perché i primi a essere distrutti saranno i coreani del Sud, che l'attacco più massiccio lo riceveranno loro. Poi sarà la volta del Giappone. Per il momento Corea del Nord non è una minaccia diretta per gli Stati Uniti, ma nell'eventualità che sia proprio Donald Trump a iniziare la guerra, allora Cina si vedrebbe costretta a difendere il suo antico alleato geografico ed ideologico. Ma se fosse il dittatore nordcoreano ad attaccare prima, gli Stati Uniti reagirebbero, perché inizierebbero a distruggere Corea del Sud. E anche in questo caso non è detto che la Cina si schieri a favore degli Stati Uniti. Anzi, non solo si involucrerebbero più nazioni, ma addirittura gli effetti delle radiazioni e delle esplosioni si sentirebbero in tutto il mondo attraverso onde sismiche, tsunami, pioggia acida, pioggia radiativa. Oltretutto, come è già successo dal 2001, dall'11 settembre 2001 a questa parte,
sarebbe un pretesto perché ci sia una certa recrudescenza di focolari locali. Per esempio si inasprirebbero le relazioni fra Ucraina e Russia, ci sarebbe magari una guerra nucleare fra Pakistan e India, ci sarebbe una guerra convenzionale o nucleare da una parte fra Iran e dall'altra fra Arabia con Arabia Saudita e Emirati Arabi, magari involucrando a Israele. Ci sarebbero delle scaramucce e delle guerre serie in tutto il mondo, ci sarebbe recrudescenza dei conflitti nei paesi subsahariani, veramente una guerra nucleare nella regione del 38° parallelo del sud-est asiatico sarebbe la madre di o il padre di tutte le guerre, i genitori di tutte le guerre. Perché? Perché molti approfitterebbero per risolvere i loro conflitti, così come è successo con la guerra al terrorismo, che i russi hanno approfittato per continuare la loro guerra, la loro sporca guerra in Cecenia, che gli abitanti di Sri Lanka hanno approfittato per massacrare gran parte dei Tamil. Adesso si dice che il problema è stato risolto, no, i Tamil sono stati uccisi, e in questo modo se ci sarebbe una guerra nucleare nella regione fra Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, ma anche una guerra con armi convenzionali, tattiche e strategiche, ne approfitterebbero molto di molto e in molti per fare la loro guerra. Ma soprattutto, a parte le dispute e le costanti guerre che ci sono state per esempio fra Moldavia e Transnistria, Pakistan e India, Russia e Ucraina, addirittura l'Unione Sovietica e la Cina si sono fatti delle guerre di confine. La Cina, fra l'altro, oltre a aver invaso il Tibet, ha da sempre concesso all'India determinate zone geografiche e in alcuni casi hanno negoziato la loro cessione. Quindi l'India ha preso della terra preso no, la Cina ha preso della terra dall'India, l'India ha perso della terra cedendola all'India per avere delle tregue. Però in caso di conflitto magari la Cina si ricorda che ha altre terre da rivendicare, quindi i cinesi reclamano delle terre settentrionali all'India, il Pakistan reclama il Kashmir o il Bengala. Bengala e Kashmir vogliono essere regioni non autonome ma indipendenti, stati a parte. Il Pakistan vuole l'annessione. Ci sono problemi etnici e religiosi in Bengala vabbè, insomma, adesso è Kashmir, soprattutto Kashmir. Quindi di tutto bisogna auspicarsi, meno che inizi un conflitto bellico nel 38° parallelo. Già gli Stati Uniti lo sanno, tutte le difficoltà di fare una guerra nella zona, perché ci sono tanti statarelli piccoli dove si colpisce sempre. Si sono impantanati in Corea come si sono impantanati in Vietnam, soltanto che in Corea sono riusciti a arginare i comunisti al 38° parallelo, invece in Vietnam è stata una sonora sconfitta. Comunque questa volta si gioca pesante, questa volta il dittatore nordcoreano, lui, il padre e suo nonno sanno che se non ti armi gli Stati Uniti ti invadono. A Saddam Hussein gli hanno fatto una guerra asimmetrica nel 2003 perché sapevano che non era armato di batteriologica, chimica
e nucleare. Lo accusavano di essere un pericolo per il mondo e soprattutto per gli Stati Uniti, perché avrebbe avuto dei missili in grado di attaccare il territorio statunitense, mentre tutti quanti sapevamo che gli unici missili che li aveva usati durante la prima guerra del Golfo, ed erano dei vecchi Scud di fabbricazione sovietica degli anni 70, che neanche erano telediretti, li lanciava e cadevano do coio coio. Invece i nordcoreani hanno delle armi che, anche se fossero soltanto convenzionali, anche se fossero soltanto convenzionali, spaventano gli Stati Uniti, perché sono di largo getto, di largo alcance, di larga crociera. Quindi delle armi convenzionali potrebbero avvicinarsi alle coste statunitensi, perlomeno colpire le Hawaii. Armi nucleari no, perché devono essere più complesse. Non è che, come l'arma convenzionale, deve colpire nell'obiettivo, deve scoppiare a mezz'aria, perché altrimenti si smorza il suo effetto. Deve scoppiare a mezz'aria in modo che l'onda d'urto devasti tutto ciò che c'è sotto e intorno. Se scoppia nel suolo, parte di quell'onda va verso l'alto, anzi va quasi tutta l'onda espansiva verso l'alto. Per quello che le armi nucleari scoppiano a qualche centinaio di metri o a qualche chilometro dal suolo, perché l'onda espansiva va almeno la metà verso il basso e poi raso al suolo, così rada al suolo per centinaia di chilometri. Se invece scoppiasse sul terreno, ci sarebbe molta meno onda espansiva. E questo i nordcoreani, non mi ricordo mai il nome del premier nordcoreano, lo sanno. Adesso chi ha facilitato il nucleare a Nord Corea? Molti sospettano la Cina comunista. Chi continua attraverso le permeabili frontiere fra Cina e Nord Corea a sostenere il regime, perché ci sono centinaia di embarghi, migliaia. Infatti Donald Trump ha inaugurato, attraverso il suo vicepresidente, una campagna di embarghi monumentale. Però non ci dicono che non serve a niente, perché la porosità del confine che c'è fra Cina e Corea del Nord è tale che ogni tanto veniamo a sapere, se ce lo vogliono far sapere, magari in internet si trova più informazione, che ha deragliato un treno, che ci sono stati decine o centinaia di morti, perché non era un treno qualunque, si è incendiato ed era un treno cisterna che conteneva petrolio o benzina o full diesel o combustibile o chissà che altra cosa, in centinaia di vagoni. Quindi settimanalmente entra il petrolio, almeno un minimo di petrolio, perché si possa rifornire soprattutto Pyongyang, dove i privilegiati vivono, quelli che sono tesserati al partito e sono ben visti dal partito, perché dicono che c'è un terzo della popolazione che vive ai margini della povertà. Però nella capitale non manca la benzina, non manca l'elettricità, non manca nulla, e hanno i carrelli pieni sempre della spesa. Allora questi embarghi chi colpiscono? Colpiscono la fascia bassa della popolazione, che non si sa, se non ci fossero gli embarghi, se il regime li tratterebbe meglio. Ma è un po' come la storia dell'embargo a Cuba, che Obama ha riconosciuto. Volevamo far cadere il regime totalitario e autocratico dei Castro, il regime comunista castrista cubano, con l'embargo,
ma per più di 60 anni non abbiamo fatto altro che rafforzarlo, proprio perché la dialettica del regime comunista cubano castrista era che bisognava resistere contro il nemico comune. Quindi più si inasprivano le misure contro il regime cubano, più in vero se gli si faceva un favore, perché il regime cubano ci aveva un pretesto: dire guardate che se non ci fosse il regime comunista noi cadremo presa facile dei capitalisti nordamericani. Quindi adesso l'embargo contro Corea del Nord, anche gli embarghi di Trump, ma tutti gli embarghi che sono stati fatti finora, incluso da Barack Obama e da Bush Junior, Bush padre, che fra l'altro Donald Trump fa che gioca a essere il cane sciolto, il pane il cane sciolto, il cane pazzo, il mad dog, però sta seguendo, come Barack Obama ha fatto, le linee guida disegnate tanto da George Bush padre come da George Bush Walker figlio. George Bush figlio junior ha detto prima dell'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre 2001 11 settembre 2001 che bisognava combattere contro l'asse del male, che era formato da Libia, non so se ha incluso organizzazioni come Hamas, al-Fatah, Siria, Somalia, Iran, Iraq, Cina, Russia, Corea del Nord e qualche altro stato, tanto per non farsi mancare niente, Transnistria. Ebbene, se noi vediamo tutte le guerre che sono scoppiate da prima dell'11 settembre 2001 ad oggi, ci manca soltanto coinvolgere in qualche guerra Russia, perché la Somalia l'hanno già coinvolta, la Libia l'hanno già coinvolta, la Siria l'hanno già coinvolta, il Libano che ospita Hamas, ci manca la Cina, ci manca Corea del Nord. Non ci scordiamo che hanno bombardato la Somalia e che in Somalia si sono presi una solenne batosta perché hanno perso, si sono dovuti ritirare. Quindi, che dire, il mondo è impazzito, ma la Rai non impazzisce, la Rai si mantiene ferma, i giornali italiani ci ripropongono i soliti scandaletti per i quali sono pagati miliardi di vecchie lire, forse centinaia di milioni di euro, per parlare sempre di politica interna. Io mi ricordo come quando ero piccolo che la Rai continuava a parlare di tutta la politica interna e della politica estera, quasi non ne parlavano. Adesso accendo la tele sul TG, non importa che sia 1 2 o 3, e sempre tutto questo battibecco dei nostri politici, includendo i grillini, che non risolvono nulla. Prima mi guardava una persona, adesso neanche una. Allora dicevo, purtroppo ci ritroviamo in un mondo surrealista. Stiamo per scomparire forse come specie umana, forse stiamo per distruggere il pianeta, ma a noi che ci frega, che ci importa se la vita è troppo corta. Invece di discutere di questi temi e di vedere quello che sta succedendo, magari faranno a tempo un porta a porta per quando sta a minuti per scoppiare la terza guerra mondiale, che sarà la prima guerra mondiale atomica, perché sarà un gioco di dominò, cioè si sa sempre come iniziano queste cose. O gli Stati Uniti cadono in una provocazione, perché per esempio
grazie Mujiho. Thank you very much, Mujiho, for following me, my friends from India. Mujiho. Allora, o gli Stati Uniti cadranno in una provocazione, soprattutto perché da sempre, per esempio, Bill Clinton ha fatto bombardare una fabbrica di aspirine in Somalia per guadagnare terreno e vincere le elezioni. Poi si è scoperto che non era una fabbrica di Al Qaeda. Thank you very much. Yes, thank you very much, Mujiho, for following me. Put a like on the video. Allora, vi dicevo, per guadagnare le elezioni interne ha fatto bombardare quella che spacciava per una base militare di Al Qaeda piene di armi chimiche, nucleari e batteriologiche. Poi si era scoperto che era una fabbrica di Medici Senza Frontiere che producevano aspirinette, e sono morte centinaia di persone. Poi e di quello non gliene è fregato a nessuno, perché l'hanno messo nei sottotitoli, ma intanto per giorni ci dicevano clamoroso ed esitoso attacco preventivo contro il terrorismo da parte degli Stati Uniti. La Rai è sempre buona in questo. E Bruno Vespa ha fatto il plastico del bunker segreto che a piena luce del giorno i talebani avevano costruito in Somalia. Poi si era saputo che quel bunker segreto non era un bunker segreto, ma una fabbrica apertamente costruita. Adesso Trump attaccherà preventivamente perché sta cadendo in popolarità, perché si scopre sempre più razzista e xenofobo, amico di gente legata al Ku Klux Klan. Se succede questo, la Cina attaccherà per prima, e non si sa se attaccherà soltanto nella regione per difendere Nord Corea, perché se i nordamericani possono abbattere i missili nucleari o convenzionali, se gli americani possono abbattere i missili convenzionali o nucleari nordcoreani, i cinesi sono meglio armati per abbattere i missili nordamericani destinati ad abbattere i missili nordcoreani. Oppure attaccherà per primo il premier, che non mi ricordo mai il nome, di Nord Corea. Allora gli Stati Uniti dovrebbero reagire cercando di abbattere i missili nordcoreani prima che giungano a destino. Giappone, Guam, Sud Corea. E la Cina cosa farà? Supporterà Nord Corea, perché è logico che parte di quei missili invece andranno destinati a Nord Corea per frenare. Thank you very much for the like. Per frenare l'attacco nordcoreano si deve distruggere la fonte dei lanci, che d'altra parte Nord Corea è privilegiata perché non ha delle basi missilistiche. Quasi tutti i suoi missili convenzionali e non convenzionali nucleari, batteriologici o chimici, chissà, sono montati su basi mobili, cioè su camion, quindi li spostano ogni giorno, e l'intelligence nordamericana con i satelliti ogni giorno deve cercare di studiare dove li mettono per attaccarli preventivamente in caso di guerra. Quindi non si sa dove i nordcoreani tengano i missili, se sottoterra, in basi militari o montati in mezzi di trasporto. E quindi è una manovra difficile quella che Trump vorrebbe fare, quella di attaccare preventivamente il Nord Corea, perché dovrebbero centrare tutti gli obiettivi. Se qualche obiettivo si salva, anche fosse missile convenzionale, molti sudcoreani e molti giapponesi sarebbero spacciati. Forse morirebbero dai 10 milioni di persone alle 20, 30, 50 milioni di persone. Non so se mi spiego. Però un'altra cosa, e chiudo,
perché poi vorrei parlare di pomeriggio dei temi che mi ha proposto il nostro amico di Instagram. Anche se per esempio, come è successo nelle prove di questi ultimi giorni, che si è fatto sorvolare un missile lanciato da Nord Corea sopra Giappone e poi è caduto nel mare, nell'oceano. Anche se prima che arrivasse al suolo, perché non sarebbe un lancio così tanto ellittico parabolico, ma sarebbe più diretto, anche se si arrivasse o magari più orizzontale per poi cadere in verticale sull'obiettivo, anche se si arrivasse a colpire il missile prima che arrivi in quei 15, che ci impiega 15 minuti. Strano, perché sia che un missile partiva dall'Unione Sovietica verso New York, sia che la distanza è più piccola, ci impiega sempre 15 minuti. Si vede che deve raggiungere una quota stratosferica per poi cadere in basso con molta forza. Allora, anche se riescono a intercettarlo prima che si avvicini a Giappone, perché Corea del Sud sta lì attaccata, o prima che esploda, il missile in pratica sta già attivato, con la spoletta attivata, quindi se tu lo fai esplodere in volo, il missile c'ha l'esplosione nucleare. Certo, è meno peggio a che scoppi direttamente in linea verticale su una città nipponica, è sempre meglio abbatterlo un centinaio di chilometri più su, oppure un centinaio di chilometri lontano. Ma avevo detto all'inizio che le armi nucleari di oggi sono migliaia di volte più potenti di quelli di Hiroshima e Nagasaki messi insieme. Quindi che succede? Che anche se il missile scoppia lontano, o in orizzontale o in verticale, è mille volte più potente. Se la bomba nucleare che ha colpito Hiroshima fosse scoppiata, non dico a 100 km di distanza nel mare, ma a 2 o 3 o 5 km di distanza, forse non sarebbe successo nulla, perché sarebbe scoppiata in acque territoriali giapponesi e avrebbe magari inquinato il mare e basta. Infatti a tutt'oggi non si sa che livello di contaminazione c'è a Hiroshima e Nagasaki. Sono eroi quelli che ci vivono. Ma oggigiorno, se una bomba di oggi, la più potente, magari all'idrogeno, che è molto più potente di quella atomica, fosse scoppiata a 100 km da Hiroshima o Nagasaki, le avrebbe rasse al suolo lo stesso, anzi avrebbe raso al suolo molto più territorio di quello che sarebbe forse arrivato fino a Tokyo, perché devasta, distrugge in un raggio di decine di chilometri, devasta in un raggio di centinaia di chilometri e lo stesso affetta per migliaia di chilometri intorno. Quindi se una bomba nucleare di oggi, con l'esplosione che fa migliaia di volte più potente di quelle di Hiroshima e Nagasaki messe insieme, scoppia non a 1 chilometro o 10 di altezza da Tokyo, ma a 1000 o 2000 chilometri di altezza, lo stesso l'onda d'urto che cadrebbe verso Tokyo sarebbe così forte che la polverizzerebbe e polverizzerebbe tutto il Giappone intorno a Tokyo, ammazzando tutti, perché gli schiaccerebbe proprio. E poi il fallout radiativo, la pioggia radiativa, le ceneri radiative, il fuoco che scenderebbe lo stesso verso il basso dell'esplosione, la pioggia acida lascerebbe un cratere immenso nel suolo al posto della città di 20 milioni di abitanti. Quindi fino a che punto lo scudo antimissilistico nordamericano c'ha senso? È solo un'azione preventiva, il famoso scudo missilistico che ha inventato Reagan. Tutti sapevano a Washington e nel Pentagono che era una bufala, però i sovietici se lo credevano sul serio. Perché? Perché se lanci un missile contro una città nucleare potentissimo, che già durante l'epoca della guerra fredda
che poi per certi versi nel terzo mondo è stata guerra calda. Questo missile è decine o centinaia di volte più potente di quelli di Hiroshima e Nagasaki messi insieme, non dico migliaia. Basta che il missile ti si avvicina, tu lo intercetti, lo fai saltare in aria, qualcosa ti viene alla città che doveva devastare o no. E in più che magari il missile che deve intercettare e distruggere, il missile nucleare o anche convenzionale, deve avere una certa forza d'impatto, quindi stai mandando un missile nucleare a distruggere un altro missile nucleare. Le due esplosioni scientificamente in linea teorica si dovrebbero annullare, così, no? Un impatto contro un altro impatto si annullano in linea teorica, ma in linea pratica magari c'è uno scambio di energie per cui qualcosa va alla città che doveva distruggere il missile intercettato e qualcosa va oltre, e magari si forma un turbinio, un uragano nucleare. Dalla differenza delle due energie c'è un dislivello di potenze e magari c'è il primo uragano nucleare artificiale, frutto dell'intercezione di un missile atomico con un missile di idrogeno di Corea del Nord. I nordcoreani hanno testato con successo in una zona molto contaminata del sottosuolo nordcoreano, perché sperimentano da anni, la prima bomba all'idrogeno, che è molto più potente e forse più economica per chi la può costruire della bomba atomica. Quando la costruiranno in grande scala, che faranno gli Stati Uniti? Faranno scoppiare una guerra atomica? I primi effetti di una guerra atomica sarà che le borse di tutto il mondo cadranno a picco, quindi il denaro non varrà più nulla, magari scoppieranno tante guerre regionali, ci sarà crisi con l'immigrazione clandestina e per giunta scarseggeranno gli idrocarburi. Già è bastato un uragano nel Texas che 11 stati stanno in rischio energetico perché l'oleodotto, uno degli oleodotti più grandi degli Stati Uniti, si è paralizzato perché non funzionano le raffinerie. In caso di guerra nucleare che cosa potrebbe succedere? Se già in Italia stiamo in crisi con un terremoto ad Ischia per l'abusivismo edilizio, che è un fenomeno che tocca l'80% magari dei fabbricati italiani perché sono vecchi, perché sono stati costruiti abusivamente, perché non si sono rispettate le norme, perché ci sono stati degli imbrogli. Che cosa succederebbe se non in Italia ma città come Londra siano colpite da un missile nucleare? Le vibrazioni del sottosuolo, i, i tellurismi, l'impatto ambientale sarebbe tale che ci colpirebbe, quindi non avremo più soldi per fare la spesa. Ve lo dico io come la faremo la spesa, ve lo dico io, a punta di fucile, e cioè sarà veramente un ritorno alla barbarie, come diceva Einstein. Se la terza guerra mondiale si farà con le armi nucleari, la quarta si farà con le clave e le pietre, perché veramente mancherà, il denaro non avrà nessun valore, la gente andrà saccheggiando negozi, ci sarà sempre più violenza nella società, mancherà l'acqua, mancherà l'energia, non si potrà più andare in automobile, con il tempo si deteriorerebbero tutti i prodotti in plastico, non si potranno caricare video in YouTube nella speranza di monetizzarli e guadagnare almeno qualche centinaio di dollari, non ci sarà più disoccupazione perché non ci sarà più impiego. E con questo vi lascio, ho già detto tutte le cose possibili, però senza prima dire al nostro amico di Instagram, Renzo Montagnani Everything, innanzitutto gli do i miei migliori auguri di buon compleanno,
Renzo Montagnani Everything, tanti auguri, mi hai detto che oggi è il tuo compleanno, quindi mi raccomando, tanti auguri, ti auguro che la tua festa sia felice assieme ai tuoi amici, parenti, familiari, vicini di casa, conoscenti. E mi raccomando, il giorno della tua festa guardati questo e tutti gli altri miei video in modo da magari poter rallegrare meglio la tua festicciola. Quindi tanti auguri mio caro amico Renzo Montagnani Everything. Ti consiglio di guardare durante la festa, se hai uno smart tv, o dal cellulare o dal computer, non so dove ce li avrai, se nella sala, di guardare il mio canale, i miei video, di far conoscere il mio canale ai tuoi amici. E poi in un altro video parlerò di Chris Benoit, disoccupazione in Italia, e Lady Gaga, che sono i temi di cui mi ha chiesto parlare, che io non conosco. Chris Benoit, quindi come con Brittany Murphy ti dirò che non la conosco, che non conosco Chris Benoit, che è anche un altro personaggio che è morto giovane. Quindi artisti, sportivi, tutta gente dannata, mi chiedi. Però della disoccupazione in Italia ti posso parlare ampiamente, ho fatto molti video, se ti interessa il tema cerca nel mio canale che troverai dei video. E poi di Lady Gaga non l'ho mai ascoltata, però ho sentito parlare di lei. Ehm, e poi volevo dirvi un'altra cosa prima proprio di chiudere il canale, te lo dico anche a te, a Renzo Montagnani Everything, che io ho messo molti dei miei video caricati in YouTube in Common Creative. Se volete impiegarli per fare dei video, bastate che entrate nell'editore di YouTube, cercate o Sant'Enchan oppure non so se guardando la lista dei miei video appare l'icono rotondo con un omino dentro. Quello significa che io condivido i diritti d'autore con chiunque utilizzi quel video. Quindi se voi utilizzate i video da me caricati o classificati con Common Creative, questo significa che voi create un video con frammenti di un video mio che sta in Common Creative e raggiungete o superate le 100.000 visioni, quindi guadagnate 100 o più dollari, dovrete condividere con me quello che guadagnate. Quindi se trovate del materiale interessante fra i miei video, guardate che sia in Common Creative, e se lo usate diventeremo soci, perché in questo modo condivideremo i guadagni, cioè guadagnate voi e guadagno io. Magari è un video che a me lo hanno visto 1000 volte, voi siete degli youtuber che monetizzate molto, avete molte visioni, però vi manca del materiale, usate il mio che sta in Common Creative. Se no succede che YouTube fa in modo che guadagni solo io. Allora prendete del mio materiale o cercate Sant'Enchan nell'editore di YouTube che vi fa vedere tutti i video in Common Creative, e quando appaiono i miei video vuol dire che sono in Common Creative. Mettetelo nell'editore, scegliete il frammento che più vi piace del video o mettetelo tutto fra i video che voi volete editare, perché magari avrete caricato più di uno che volete sommare insieme, perché molte volte conviene filmarli ad altissima risoluzione ed editarli ad altissima risoluzione nel computer, ma poi vengono pesanti qualche gigabyte. Allora li caricate in frammenti video e poi con l'editore di YouTube li assemblate insieme. Se nell'assemblaggio decidete mettere qualche mio video che sta in Common Creative, cercate nell'editore i video in Common Creative con Sant'Enchan, vi appariranno i miei video, quelli che vorrete utilizzare
lo potrete fare se li cercate, che sono in Common Creative. Poi però divideremo i guadagni che farete. E con questo vi saluto, tanti auguri di nuovo. Renzo Montagnani Everything. Auguri e grazie di seguirmi in Instagram ed in YouTube. Non so se tu ci sei anche in Facebook ed in Twitter, fammelo sapere. Un abbraccio, tanti auguri e guardati nel giorno del tuo compleanno i miei video, mi raccomando. Ciao, e un ciao a tutte e tutti voi che mi seguite. Adesso c'è una persona che mi segue, non so chi è perché col cellulare non si riesce a vedere. Vediamo. Ah, è Muio. Hello my friend. Muio, thank you for following me and bye bye to the next video live. Adesso passo e chiudo, si è fatto troppo largo questo video.